E oggi abbiamo pezzi, ok? Ma pezzi di cosa? Pezzi di un computer, ok? Eccolo qua. Ci avevo già cominciato a lavorare un po', poi ho detto va bene, facciamo anche qua un video, no? Allora, HP Spectre 360, giusto? HP Spectre X360 Convertible, ok? E questo computer è arrivato in riparazione perché non caricava, non si accendeva, non faceva nulla, ok? E ho aperto il computer, ho estratto la scheda e ho estratto la batteria, ok? Allora, anzitutto la batteria era a terra, completamente a terra, quindi 0 volt, era tra virgolette bloccata, ok? Perché al di sotto di una certa soglia di voltaggio, la batteria c'è un controller interno, cioè il BMS, Battery Management System, ok? Che interrompe, ok, la fuoriuscita di voltaggio per evitare che le celle all'interno si scarichino troppo, ok? Questo cosa comporta però? Che nel caso in cui succede può essere anche che il BMS, ok, registri un errore, ok, e si blocca completamente, quindi la batteria non sarà più in grado neanche di caricarsi. Allora io che cosa ho fatto? Ho preso il mio alimentatore da banco, ok, e sono andato positivo e negativo a caricare manualmente la batteria per vedere se c'era attività. La batteria fortunatamente si è accesa, ok, e ha cominciato a caricare. Ok, queste sono batterie da 11,55 volt, quindi sono 3 celle e le celle chiaramente sono da 4,2 volt massimi, quindi 4, 8 e 12. Questo è il voltaggio nominale. E 4, 8, 12, 12,6 circa volt dovrebbe avere questa batteria pienamente carica. Ok, quindi ho messo 12,5 volt, l'ho caricata per un po', ok? E a 2 ampere, 2,5 ampere e va benissimo. Ho risvegliato un attimino la batteria fino a un voltaggio di 11 volt circa, ok? In modo che fosse possibile riconoscerla qui. Una volta che ho fatto questo, sono andato un attimino a fare alcune cose. Allora, anzitutto, io purtroppo non avevo uno di quei alimentatori, fast charger, robe del genere, no? Non sono abituato ad avere queste cose qua. E pensavo mi fosse fornito insieme con il laptop, invece no. Però non ha importanza, io ho utilizzato la mia normalissima USB-C, ok, a 5 volt, funzionano lo stesso, anzi va bene comunque perché a quel punto possiamo vedere se c'è attività a basso voltaggio. E allora ho inserito, ok, io avevo inserito qui, però non c'è nessuna attività e mi segnava, ecco come fa adesso. Arrivo vicino, 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 ok? Mi faceva così, 30 mAh, nessun LED, ok? 0 di 0. Questo è il LED della ricarica, dovrebbe illuminarsi di arancione, ok? Poi ogni tanto andava a 0, ritornava su, e allora ho detto, qua c'è qualcosa che non quadra. Ma cos'è che non quadra? Di norma i laptop quando hanno un assorbimento di 30-40 mAh non è una bella situazione, perché vuol dire che c'è un cortocircuito o qualcosa che non funziona bene sulla scheda. E allora, la prima cosa che ho fatto, sono andato a misurarmi tutti gli induttori, ok, per vedere se c'era qualcosa in cortocircuito. Quindi, multimetro, ho preso la massa qui dalla schermatura qui e sono andato su tutti gli induttori. Qui abbiamo kilo ohm, qui abbiamo kilo ohm. Adesso per questioni di lavorazioni, anche qui c'era l'induttore qua, ok? Ho misurato qui, c'erano kilo ohm, ok? Nulla di strano, insomma. Kilo ohm anche qui, kilo ohm anche qui, poi ce n'è un'altra piccolina qui, kilo ohm anche qui. Sono andato sul posteriore ci sono gli induttori per il processore, ok? Quindi di nuovo andiamo a prenderci la massa, ok? E ho misurato, qui abbiamo 16 ohm, ok? Il che va bene, ricordiamoci siamo vicini al processore, siamo a bassi valori di resistenza. Poi anche qui abbiamo 6 ohm, qui abbiamo 6 ohm, qui
abbiamo 10 ohm, ok? I valori sono corretti, oppure si suppone che sono corretti perché non ho mai avuto un altro HP Spectre da poter analizzare, no? Ma non sono 0 ohm, ok? Non sono cortocircuiti, quindi sono andato un attimino. Allora, adesso che avevo la batteria carica, ok, un po' più carica, sono andato a collegarla e a vedere cosa succedeva. Ok, quindi ripeto l'operazione, collego la batteria, ok. La batteria a questo punto mi fornisce l'energia. L'energia, ok, deve arrivare in tutti i punti della scheda, dove chiaramente c'è il circuito primario, ok? Quindi se noi, aspettate che vi metto il multimetro sullo schermo, ok, siamo in voltaggio e come vi volevo far vedere, allora qui adesso abbiamo 11,1 circa, ok? Quindi la batteria c'è, il voltaggio della batteria c'è, è presente e la batteria manda fuori voltaggio. Ora andiamo a vedere un po' dove ci sono, dov'è questa main power rail, ok? Il circuito primario di alimentazione. Allora, i circuiti primari di alimentazione normalmente sono vicini. Allora, se vedete un induttore, c'è il chip, c'è un MOSFET o roba del genere, e poi c'è l'ingresso, ok? E qui vediamo che arriva a 11,1, ok? Quindi la scheda riceve voltaggio, tutta la scheda riceve voltaggio. Possiamo misurare anche da altre parti, vedete? 11,1. Possiamo misurare anche qui, 11,1, ok? Non ve l'ho fatto vedere, ma allora io ho fatto qui, o poi ho fatto qui, perché chiaramente chip, induttore, quindi questo è l'ingresso, cioè dove c'è un grande condensatore di solito c'è l'ingresso, qua no, non c'entra niente. Anche qui andiamo a vedere su questo induttore qui, ok? Induttore, qua c'è un condensatore, allora qua abbiamo 5 volt, questo è un condensatore in uscita, però qui abbiamo il chip e qui abbiamo dei piccoli condensatori, possibilmente no. Eccoli qua, ok? Molto bene. Allora, detto questo, come avete visto, la scheda adesso sta facendo qualcosa, ma se io provo a rimettere, ok, l'alimentazione, non succede nulla, non si accende il LED arancione. Qui dovrebbe accendersi il LED arancione per indicare che sta caricando, ma non sta caricando, vedete? Zero, completamente a zero, ok? Allora sono andato a verificarmi un attimo. Per il momento non mi interessa sapere se carica o non carica, perché il circuito di alimentazione e il circuito di ricarica sono due circuiti diversi e possono funzionare indipendentemente. Ok, per me l'importante è vedere il computer accendersi. Allora che cosa ho fatto? Sono andato a vedere se avevo 3,3 volt sul pulsante, ok? Il pulsante è integrato qui su questa schedina secondaria. E sono andato a vedermi appunto se avevo i 3,3 volt sul pulsante. Eccoli qua, io ho i 3,3 volt sul pulsante, ma se io provo ad accendere, provo a premere il pulsante, ok? Qui c'è una barra LED, dovrebbe accendersi qualcosa, ok? Quindi schiaccio, non si accende nulla, ok? Il computer non si accende, non funziona nulla, ok? Per funzionare il computer ha bisogno di sostanzialmente 3 voltaggi, ok? Il voltaggio primario che arriva dalla batteria o dal connettore di ricarica, ok? 5 volt e 3,3 volt, ok? 5 volt LDO, linear dropout voltage, sì, linear dropout, ok, perché prende la linea in ingresso, il voltaggio in ingresso, quindi questo qua della batteria attualmente è 11,1 e la trasforma in 5 volt, è un trasformatore lineare, si fa per dire, ok? Quindi LDO, lineare dropout, ok, e questo voltaggio lo troviamo qui su questa scheda qua, ok? Uno degli induttori ha sempre presente i 5 volt e infatti noi vediamo 5,15, ok? Invece
per quanto riguarda la 3,3 LDO, sempre linear dropout, ok, dovrebbe avercela fornita questo induttore qui, ok? Però io andando a misurare qui, adesso l'ho solo posizionato, chiaramente non farà contatto, però quando sono andato a misurare qui non vedevo nulla, non avevo 3,3. Adesso io ho staccato l'induttore, qui dovrei avere lo stesso 3,3. Io ho 0, perché questo qui è il chip responsabile di creare la 3,3 volt e mandarla fuori, ma non c'è, quindi il chip non funziona. E allora cosa ho fatto? Ho staccato la batteria, ok, e sono andato a misurare qui per qualche valore strano, anche se prima, quando avevo fatto la misurazione, qui mi mostrava kilo-ohm, ok, vedete? Ma questo è il lato di uscita, questo qua invece è il lato dove esce il voltaggio, dove dovrebbe uscire il voltaggio, e anche qui ho valori di mega ohm, ok? Però nel momento in cui andiamo a mettere l'alimentatore e quindi andiamo a fornirgli energia, ok, e dovrebbe attivarsi, adesso non lo fa, no, adesso mi fa mega ohm, ma ho beccato un momento in cui mostrava che c'erano 22 ohm, ok, e chiaramente questo non è buono, ok, 22 ohm su una linea da 3,3 volt non va bene, ok, e non so se si riesce a notare, adesso c'è l'alimentatore, l'alimentazione in ingresso che fornisce ancora 33 mA, 35 mA. Andiamo con la telecamera termica, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, se mostra qualcosa. È difficile. Allora, questo che vedete qui sotto la croce, lasciando stare i riflessi, ecco dove c'è il punto rosso, 29 gradi eccetera, ok, quello lì è l'EC chip, è il controller primario, ok, che controlla tutto il BIOS e questo e quell'altro. C'è stato un momento in cui anche questo chip qua, ok, sotto alla telecamera termica mi mostrava un segnale termico di 30-40 gradi, ok, quindi si scaldava. Adesso non lo fa, però il fatto è lo stesso. Questo piccolo chip qua dovrebbe far uscire 5 volt, 3,3 volt, ma non lo fa, ok? Non fa uscire 3,3 volt. Quindi secondo me il problema è qua, ok? Io cosa potrei fare anche per vedere se il computer si accende? Gli fornisco direttamente io 3,3 volt con l'alimentatore da banco. Quindi, perdonatemi un attimo, riassemblo un attimo la cosa e verifico cosa succede. Riassemblo la scheda sul computer e verifico cosa succede, se si accende, se carica, se non carica, se fa qualcosa. Perché secondo me il problema è solo lui, in questo caso. Torno tra poco. Ok, adesso il computer è assemblato. Gli ho saldato un filo, ok. Collego adesso, ci sono 3,3 volt, ok? Nessun assorbimento, va bene? Al massimo c'è 1 mA di assorbimento, ottimo, ottimo, veramente ottimo. Adesso vediamo cosa succede con il caricatore, ok? Quindi, se io inserisco il caricatore, ok, oh, c'è la lucina arancione, aspettate che provo a farvela vedere. Aspettate perché mi sia pure, no, aspettate un attimo, la raddrizzo, ok, allora, perché purtroppo non ho, allora vediamo se, vedete? Adesso non c'è collegata la 3,3 volt, però gli bastava un momento, ok, per far partire la ricarica. Gli serviva giusto un attimino. Adesso se io stacco, ok,
e in teoria se riattacco non dovrebbe succedere nulla, perché chiaramente no, succede e abbiamo assorbimento. Perché abbiamo assorbimento? Probabilmente... Ah, ho capito, perché io questo... L'alimentazione la sto prendendo dal... Ah no, ecco, vedete, adesso non c'è più. L'alimentazione la stavo prendendo, la sto prendendo, sempre dal mio alimentatore da banco, c'ha l'uscita USB e fornisce così. Quindi, con la... con i 3,3, ecco, allora se io faccio così, gli fornisco 3,3, vedete? Il computer comincia a caricare. E carica anche bene perché non so se si nota. No, adesso fa 0. Problemi di contatto. Ok? Se io faccio così, contatti sulla porta USB. Allora, proviamo quest'altra che mi sembra più solida. Allora, comincia a caricare e carica a 300 mAh. Ok? 300 mAh è la corrente di precarica perché la batteria è scarica. Ok? Quindi una volta raggiunta un valore sufficiente di voltaggio sulla batteria, comincia anche a caricare a più ampere, cioè 1,3, 1,5, 2 ampere, dipende un po' dalla cosa. Però quello che mi interessa a me è vedere cosa succede se io provo ad accendere il computer adesso, che gli fornisco io personalmente la 3,3. Ok? Allora, colleghiamoci in un buon punto per la massa. Ci mettiamo qui sulla schermatura come prima. Siamo sicuri che questa è la massa. Ok. Proviamo ad accendere. Allora, il pulsante di accensione è di qua, sul lato. Allora, facciamo un reset. Quindi stacchiamo la batteria, perché magari c'è qualcosa che ho fatto io di strano, eccetera. Stacchiamo la batteria. Ok. Attacchiamo la batteria. Ora gli forniamo 3,3 volt. Positivo. Il negativo. Bene. E adesso proviamo ad accendere. Ok, ha fatto qualcosa. Ah, giusto. Mi ha fatto 3 lampeggi qua. Perché la batteria è scarica. Secondo me. Mi sta dicendo questo. La batteria è scarica. Ok, adesso sta caricando la batteria. 25, 250 mAh. Ok. E se io adesso tanto mi fornisce l'alimentazione. Eccola. Eccolo. Si è acceso. Adesso spero che mi mostrerà delle immagini così vedrete anche voi perché le luci non riuscite a vederle. Aspettate. Abbiamo tolto la batteria anche, in questo caso qua non c'è una batteria tampone di backup, di conseguenza il BIOS deve essere ripreso, riprogrammato e tutto il resto e poi si accenderà il computer, quindi ci vorrà un momento, ma io già lo vedo acceso il computer. O perlomeno ci sono i LED accesi, che prima non c'erano.
e sull'alimentatore da banco ho un assorbimento di 660 mA per i 3,3 volt. Allora, potenzialmente la batteria deve essere un attimo più carica. Quindi lo spengo, lascio che la batteria si carichi, ok, e torno quando tutto sarà pronto. Così vediamo se il computer si accende oppure no. Perché come vi avevo detto, purtroppo non ho un alimentatore fast charge o quelle che riescono a fornire anche il voltaggio e l'energia necessaria per far accendere il computer. Io sono qua su 5 volt, 0,25 ampere. Il massimo che riesce a portare il mio alimentatore sono 5 volt, 2 ampere, quindi di sicuro non si accende sotto questa corrente qua. Quindi ecco perché. Lasciamo che il computer si carichi. Quando sarà abbastanza sufficientemente carico, proveremo ad accenderlo di nuovo e vediamo cosa succede. Allora, è stata una bella oretta in cui è stato in carica. Adesso sono arrivato qui con la massa, 3,3 ci sono, eccetera. Proviamo ad accendere. Accendiamo. Io vedo la luce bianca qui. Eccola qua. Ah, vedete, si è acceso. Ok. Quindi l'unico problema è quel regolatore di tensione lì che ci ha lasciato. Niente. Va bene, allora. Molto bene. Ottimo, abbiamo immagine, abbiamo lo schermo funziona, tutto a posto, perfetto. Allora, cosa posso dire? Niente, non posso dire niente. Adesso andrò a trovare un ricambio, ordinerò il ricambio, sostituirò e basta. Quindi per me il computer... possiamo anche finire qua perché tanto alla fine abbiamo capito che il problema era questo qui, non fornisce il voltaggio e quindi il computer non può accendersi, non può funzionare senza anche questo voltaggio qua. Quindi potrei anche terminare qui il video come già detto e penso che lo farò. Quindi grazie per aver visto, grazie per essere passati a vedere, ci vediamo in un prossimo video, like, iscrivetevi, commentate, solite cose ragazzi. Ciao, ci vediamo al prossimo.